Noi diciamo che tutti i bambini sono ricchi. I bambini ricchi sono bambini che richiedono un'intelligenza ricca dall'altra parte, una curiosità ricca dall'altra parte, una capacità di fantasia, di immaginazione, di sapere, di cultura dall'altra parte, estremamente alta, avanzata. Non è possibile che tolleriamo ancora in silenzio, con una complicità di carattere universale, che l'intelligenza dell'uomo, dell'individuo, sia sprecata e consumata. E non è nemmeno possibile pensare che anche i bambini siano oggetti che noi possiamo deprivare, che possiamo scaricare, che possiamo dichiarare poveri, che possiamo dichiarare impoveriti. Tutti i bambini sono ricchi, cioè sono più armati, sono più talentati, sono più forti, più intelligenti di quanto noi non possiamo presumere. Maestra, tiri fuori tutti i colori. Va bene, ve li tiro fuori. Dell'arancione. Guarda. Sembra che non ci sono i colori, invece ci sono. Si nasconde. Sì, anche l'arancione. Sei andata alla frutta di Trevi? No. Così esprimi un desiderio e voli. Io già esprimo un desiderio, però non un drago. Che cosa? Poca acqua. Poca ne basta. Poi vai sul colore. E dov'è questa fontana? No, prima il colore. Prima sul colore. Devi prendere tanti treni, poi devi prendere tanti soldi. Fa niente tanto, perché poi tu mi puoi accompagnare, te lo dico. Perché non sa neanche dov'è. Dell'opatia. Vedi tu, papà. Dai! L'ho appena fatto. Stai tranquilla, lo puoi trasformare quello, lo sai? Lo so. Puoi ricoprire laggiù. Questo è un disegno per mia madre, poi lo faccio per te e poi per Dani e poi per Emma. Guarda, è diventato verde! È per me? No. Wow. Signori e signori, sta partendo l'avventura boscosa, più boscosa che mai. Vuoi venire, Gioele? Vogliamo partire all'avventura? Fiore, vuoi venire? Andare anche io, Luca. Aspetta.
Una cosa importantissima però. Questa è un'avventura vera, proprio vera. È un corso, anzi 2 pozzi molto profondi. Talmente profondi che se un umano ci cade dentro, un bambino ma anche uno grande, è molto difficile riportarli sopra. Quindi vi chiedo di stare tutti in gruppo e di stare molto attenti, ok? Ve la sentite? Cuore in alto, prendete il cuore e portatelo in alto. Cuore in alto! All'avventura! Sta arrivando anche Giordano. Filippo lo butta in cielo. Aspettiamo Giordano! Ciao Super Gio! Con uno spadone gigante. Vieni che andiamo a fare un'avventura, corri! Avventurieri, forza! Guarda che ho trovato. Guarda quanto stanno ancora! Hai visto Sofì? Vieni, ti aiuto a passare. Possiamo esprimere con una foglia un desiderio e poi ce ne andiamo. Forse è più alto. Io voglio. Diventa dei dinosauri. Wow. Io vorrei. Io non ti sporgere. Io vorrei una coppa di gelato. Oh, che bel desiderio. Ma chi ha fame qua? Ok, però fate il cerchio, facciamo il cerchio. Ma siete affamati? D'acqua? Sì, abbiamo fame. Nico, vieni a mangiare la frutta. Hai toccato questa e mo te la mangi. Non la puoi fare, amore, devi aspettare. Devi mangiare quello che c'è sopra. C'è la Amore, mi banana? aspetta. Ma lei se ne mangia. Scegli qua. Scegli una che sta sopra con gli occhietti e prendila. Devo togliere tutto. Se non abbiamo lavato le mani dobbiamo stare più attenti. Hai preso questa e mo te mangi questa. Hai fatto gol, già? Vai, zio Lucio, manco un abbraccio mi hai dato, eh? Secondo me sei diventata la Lazio tu. Becca, un po' di frutta la vuoi? Giordano, frutta? Cerco la luce del sole e così cresco di più. E così cresco di più. E così cresco di più. Silvia, Tutti seduti. andiamo Luca. Scegli in fretta. Gli prendo fame, scusa. Ecco qui i puzzette. Ecco qua i puzzette. Il titolo di questa storia è Il cavallo e il soldato. Mentre camminava triste e appunto a piedi, incontrò questo animale che adesso anche tu vedi. Fu per lui un incontro molto importante. Quelli di dietro non vedono. Infatti devi mettere e si riscalda. Poi a sera nella tana si rintana. D'altra parte tutte le lucertole fanno così. Lo sappiamo noi, no? Ma dove vogliamo farlo il laboratorio? Qui? Qui davanti fai Secondo- il cartone. Prendiamo le cose là. E questi no. Dove si vende? Allora, vi ricordate che spezia sono? No. Sì, però io. Ah, questa mi sa che non la conoscete, questa è zafferano. Io ce l'ho a casa, mia madre lo conosce. Questo è zafferano. Basta metterne poco. Questo che cos'è? Odoralo. Rosmarino. E questa qui, questo è l'anice stellato. E adesso, maestro, E questi semini piccolini invece vi ricordate che sono? Sono spezie. Mia madre li conosce tutti. Tutti i tipi? Sì, perché mia madre è una strega. Io lo so. Una strega sul serio? Io lo so che è una strega. Sul serio? È vero, gliel'ho già raccontato ieri. No, questi non sono macarones. È vero. Sono acque di rose. È troppo gelata. Siamo... Fate
dentro. Delle altre? Io le vado a prendere. Più di così è troppo. Sono tornata con due cose diverse. Il pisello. Ma dall'orto? Ma da dove l'hai preso? Dall'erba. Dalle canne. No, vicino alle canne c'era l'orto. Fammi vedere. Da dove l'hai preso questo? Vicino alle canne c'era l'orto. Che se le strappi appena nate poi non possono più crescere. No, io lo so. Dai, andiamo a rimetterla nell'orto? Allora, Andiamo a rimettere nell'orto? Questa è proprio la cima della pianta. Vedi queste foglie che sono ancora arrotolate? Si stavano aprendo. Ci volevi fare qualche pozione, qualche cosa. Però non è giusto, perché così interrompi la sua crescita. Ora questa non la possiamo ripiantare. Però la puoi comunque, Fiore, appoggiare vicino, così lei continua a stare insieme alla sua pianta e piano piano diventa terra. sì, ritorna a terra. Quindi mettila tu magari sotto la paglia del vicino. Puoi anche sotterrarla un po'. La sotterro col fieno. Nel caso in cui mangiassimo separati, Cioè? quelli che sono andati in passeggiata, che non so quanti sono, ma ho dato il numero. 18 si può fare. E noi diciamo, si può fare? Sì, va bene che ce le abbiamo già separate tanto le cose in due porzioni. Ok, allora Tanto siamo praticamente metà e metà. Esatto. Vi viene a portare. Ok, quindi voi siete due, vabbè, poi ci dai, poi, infatti. Vabbè, me le chiami e ci fai sapere, dai. Ok, a dopo, ciao. Elena, secondo me 4. Ce ne vengono 4 tranquilli. 4? Sì, ne facciamo uno piccolino Guarda quello senza senza glutine. Guarda quello piccolino quadrato. Sembra là sotto. No, tutti ma lo faccio con questo perché vai, Billy. No, non lo so io più. Sì, ora ci mettiamo un po' di acqua magari. Della caceroletta. Sta mangiando tanto. Sì. Ci vieni. Buona. C'è questa Parecchiate se avete finito. Io non ho finito. Mettiti giù. Poi tocca all'altro piede. All'altro piede. E poi tocca a Leila. Dopo tocca a Leila. Prima stavi ferma, così. Poi lo muovevi, ora più forte. Vediamo sotto i tuoi piedi. E ora basta, tocca a Leila. Barca! Bicicletta! Bici! Macchina! Tram! Treno! E trattore! Ecco qua, tocca a te, Giulia. Basta.
Buono il polletto panato. No, perché sono io. Basta con tutti? Ma pazzo ti può rifare il bis? Se avanza sì. Perché forse era per l'altro. Ok amore, basta così. O troppo però. Non vorrei che non basta per Tea. La forchetta Tea. La forchetta. Dai Milo, dai che ce la fai su. Vai, che fai? Non li riesco a prendere. Dai che ce la fai, sei forte. Ah! Un po' più difficilotto, vai. E a muovere. Così. E qua. Vai, bravissimo, bravissimo. Guarda che c'è proprio. Sta qua. Così qua. Oh, che peso! L'hai fatto piatto, ora ti faccio vedere come si fa. Non seguiamo nessun modello specifico, cioè seguiamo quello che secondo noi si avvicina maggiormente ai bisogni dei bimbi oggi. E pensiamo che lo stare in natura sia una delle risorse fondamentali per aiutare i bimbi nel loro processo di crescita, in tutti quelli che sono gli ambiti della loro vita, e in particolare in questa età, nell'età dell'infanzia. Per cui diciamo che nel nostro progetto la maestra più grande è la natura. Noi siamo, diciamo, anche noi allievi e allieve. Il contatto con la natura, con la ciclicità, con gli elementi, con le sfumature, toccare, vedere, odorare, è il modo per conoscere davvero. Crediamo nell'esperienza. Dimmi amore. Sì, se Lilli che sta lì perché vuole dire. Gli puoi dire a Lili di aspettare un attimo? Grazie. Ascoltare i bimbi ed accompagnarli nel fare, mai sostituirsi a loro, per cui prestiamo una grande attenzione all'aspetto emozionale e relazionale, favorendo sempre la cooperazione tra i bimbi, la risoluzione di conflitti, un contatto fisico sempre molto forte con i bimbi e accompagnarli proprio nel loro gioco libero. Pensiamo che soprattutto in questa età il gioco libero è una delle fonti più grandi di apprendimento, arricchimento, conoscenza, favorire sempre più l'autonomia ma anche la cooperazione e la collaborazione tra bimbi, quindi trasmettere sempre di più il principio della partecipazione e pensiamo che in questo ci sia una piccola grande rivoluzione di mettere sempre più da parte l'individualismo e aprirci al noi, a saper stare insieme, a saper stare in un cerchio e nelle nostre diversità, e questo si insegna semplicemente con l'esempio. Ognuno è bravo a modo suo, sei molto bravo, sì, sei molto esperto. Mi ha insegnato mio papà quando ero piccolo. Quando ero piccolo, babbo mi insegnava e mi allenava molto. Imparano a conoscere quello che riescono a fare e noi supervisioniamo, pronti a intervenire se è necessario, ma prevenire la caduta del bambino creandogli un comodo luogo dove cadere non serve. Cadi, sono lì, ti tendo la mano, qualche altro amico può aiutarlo, ma diciamo che siamo proprio dell'idea che sbagliamo, impariamo, cadiamo e ci rialziamo. Non c'è nessun pericolo grave. I bambini che si sanno arrampicare sugli alberi lo sanno fare e sanno anche scendere. E i bambini imparano a usare chiodi, martelli, sempre con la supervisione di un adulto. Anche io so usare tutto. Anche i martelli grandi. A volte me li fa usare il mio papà. Certo, se il bambino viene lasciato da solo ad arrampicarsi su un luogo sottopiano di sassi o tronchi, meglio di no.
Però loro sanno dove si possono arrampicare, loro sanno anche quello che possono fare, quello che si possono permettere. E soprattutto una cosa importante è che quando non riescono sanno chiedere aiuto. Penso sia la prova dell'aver appreso una fiducia in sé, ma anche di comprendere che se non riesco posso chiedere aiuto ad un amico, ad un maestro che è pronto a farlo. Chi vuole dare una tazza? Prima, mentre maestro Stefano vi fa fare questo gioco, io vi chiamerò uno per volta per leggere, ok? E poi, appena finite, ricominciate come al solito. Viene il primo che viene con me, Leonardo. Però è un po' più piccolo, vero? Di quello che sapete come si dice il ghepardo in inglese? Pure io pensavo così, invece c'è un nome proprio diverso, si chiama cheetah. Cita! Non fa ridere Cita! Non sembra neanche Allora no, vieni qua. Copiate tutto quanto, Così va bene un elefante? Io l'ho data la Sei veloce se tu corri come cheetah, ma lui di più infatti non lo aggrappi mica. Verde. No, che notte. Ora cercano su questo libro. Quando diventano? Allora, questi sono i 4 segnalibri. Ok. Elefante! Abbiamo 2. Dai con l'H. Discusso, mettiamo un litigato. Hai litigato o discusso? Allora, discusso, attenzione, ci vanno 2 S. Gli Spartani invece Sparta era in mezzo alle montagne. Guardati la mappa, così ti si riesce. Erano isole. Allora, la Grecia è per lo più formata da isole. Poi c'è tutta la parte del Peloponneso e poi c'è la parte interna. Sparta è esattamente posta nella parte interna. Guarda la mappa, prendi un attimo il libro. Lo sistemi tutto qua quello che fai tutte così. Attento alle mani, ti sei lavato le mani? Sì. Ok. Vai. Quando hai finito tutti questi ne tagliamo uno fresco. Ok? Attento alle mani, sì. Le polisi erano suddivise in tante parti. Fuori dalla seconda cinta di mura c'erano i campi coltivati e le stalle. Tra loro tra la prima e la seconda linea di cinta di mura stava l'agorà, una piazza con tribunale e mercato.
Ascolta. No, è per la prima e per la seconda. Ma sto preparando anche quella per voi. Questa qua. Sì, Il corna, io ho modificato questa corna e gli ho pianato un po' questo, li ho tagliati così che mi davano fastidio. Adesso io devo girare le ottave. La mia chitarra per fare boom boom, duf duf, come dico io, per fare casino proprio ignorante. Secondo me, guarda qua, è curata proprio male. Guarda. No, no, è bellissima, anzi, l'ho fatta apposta. Vedi? Lo scornacchiata. Allora noi ce l'abbiamo, non ci ha capito niente. Questa? Non esiste questa chitarra, tesoro, l'ho fatta zio. L'ha fatta lui. L'ho fatta io, cioè l'ho modificata io così, con lo smeriglietto. È un'aula interattiva, molto analogica. Lavoro con la materia in generale, da tanti anni. È proprio una palestra per l'anima, no? Giocano col fil di ferro, trapano il fil di ferro, lo intrecciano, poi cominciano a modellarlo. Alcune volte tutto buio con delle luci particolari e lavoro con i suoni, le onde sonore. Altre volte c'è tanto casino che sembra una fucina di Efesto. Dan, dan, dan. Non si corre, non si salta, sono molto severo, li faccio fare tanto casino, tanto quanto sono severo, perché ci si fa male qua dentro, non si salta. Però loro rispondono benissimo. È come le parolacce, se ti dici di non dire le parolacce, è la cosa che dicono. Invece si devono fare. Questo fa male. Si comincia col fil di ferro che punge, il martello che pesta, se non stai attento. Si abituano a lavorare e si abituano a stare in squadra, così, tanto, e sono veramente spettacolari. Poi mi danno un sacco di idee, perché ti accorgi dalla prima elementare fino alla quinta elementare, alle medie, quanto si trasforma poi la libertà mentale. Vabbè, sono un mondo infinito, e poi mi vogliono un sacco bene, io arrivavo da morire. Abbiamo fatto laggiù la fossa per cuocere l'argilla, perché facevamo i primitivi che scoprivano l'argilla, abbiamo fatto la fossa per simulare l'argilla che cuoceva, fondiamo i materiali. Il giovedì facciamo arte e orto, che ho coniato sta cosa perché mi piaceva il connubio con maestro Andrea, no? Allora ogni tanto mettiamo una scultura qua, una scultura là, per fare un po' di land art, landscaping. A volte facciamo delle cose tipo l'acqua che bolle, l'elettrolisi, ci mettiamo fuori, lo spazio poi lo consente, capito? Fango, acqua, materiali, si accende il fuoco, si pulisce, si spazza, si litiga, ci si prende in giro, si fanno i cerchi, cerca di risolvere le cose un po' parlandone, perché poi non è sempre una barzelletta facile, no? Si fa in fretta a dire uguale, buone pratiche, ma poi le buone pratiche vanno fatte come dicono, tutti quanti vogliono fare il bio, però la terra è bassa quando devi zappare, e allora dopo un po' ti passa la voglia. A me mi hanno insegnato gli artigiani a imparare ad imparare, no? Poi sono andato a scuola alle belle arti, ho studiato pure io, però la scuola ti dovrebbe insegnare a imparare, no? Ad avere una mente allenata, la fantasia, la curiosità, e invece tendenzialmente sono imposizioni, sono programmi. Allora tu sei programmato, fai questo, hai fatto quell'altro, hai questo livello, boom, là stai. Qualora hai finito, qualora esci da quei binari sei un essere umano perso. E noi gli vogliamo insegnare le cose, poi noi siamo comuni esseri normali e sbagliamo come tutti gli altri, però l'amore e la voglia loro la sentono. Allora, Rumi, tu ti sei portato il libro? Sì, me lo sono portato. La pagina te la ricordi? Sì. Ti ricordi anche
anche da solo da dove vuoi iniziare? Sì, tanto me la sono segnata. Per 16. è diviso. Vi do la stessa sua per adesso, così ve le potete anche, non ve le dovete copiare, ma vi potete confrontare. E non la faccio allora la parentesi se è solo un numero, no? Vai, ora lavoriamo. Ma con il per non metto le linee su. Per il per non metti. Poi metti qua il 3 e qua il 5 e poi metti la virgola. Lei adesso parla con il ragazzo, si capisce che il ragazzo, il padre, qualcuno. Uno ce n'avevamo, però lei uno ne abbiamo è determinata. Lo capisci già qua. Normalmente vieni che la sta facendo pure qua. Qui. Hai. 25 per 2. 50. No, Ti tagli la 6. Daniela, come si tagliando, scusa? Male. No, non lo faccio siettere. No, buttalo. non mi vanno. Hai detto 2, sono 3. Lo puoi buttare, per Maestra, me non è un problema. hai detto 2, sono 3. Devo partire dal 3 o dal 5? Esattamente. Sempre da vicino ai... Maestra, però tu mi aiuti. Maestra, però tu mi aiuti. Maestra, però tu mi aiuti. Beh, secondo me adesso sei in grado di provarci, le sei fatte benissimo le due insieme. Maestra, niente, me ne dai un'altra con le potenze? Sì. Porta il libro. Direi proprio che 96 è quello che ci si avvicina di più, quindi 8 volte. Mo. Pancia. Virginia, stai? Che state facendo? Poi così. Ma quando c'è fatto? Giusto, vai. Ma cos'è? Unisci, vediamo. Qua avevamo un altro albero. Uno in realtà. Non quanti ve ne pare, perché poi quando Ma direi il scioglimento è un disastro. Rientra e ora sciogli il cosa al piede e mi tirare la punta. No, era al piede. Vai a guardare il Sì, tessuto. devi tirare la punta. Prima lo allarghi un po', sennò poi non riesci a uscire. Lascialo un po'. Devi entrarci tu. Tirati su con quello. Devo tenerlo chiuso il tessuto, vero? Sì. Tu lo devi stare così. Sofì, devi fare. Vabbè. No, devi andare su. Io mi sto sistemando. Vai, è una bella. Facciamo la fila. Vai un po' più su, Annabella, così provi realmente la caduta. Perché scivolo. Allora, allenti cosa? Perché ci devi fare. Tutte e due le mani lì, Annabella. No, Annabella, aspetta. Laterale, sì, davanti, ok. Tutte e due le mani. Ok, vai. Non lasciarlo mai. Vai, tutta caduta. E ci devi entrare tu. Allora, all'inizio io ero indeciso tra fare la lepre marzolina e il grifone, quello della tartaruga. A me è piaciuto tantissimo il grifone, però ormai ho scelto quella. Però mi era piaciuto anche quello. Che cosa mi stai chiedendo? Vuoi cambiare personaggio? No, non quello. O farne 2 o niente. No, 2 diventa difficilissimo. Diventa difficilissimo per tutta una serie di cose. Già sarà veramente una follia la polis nel paese delle meraviglie. No, la polis delle meraviglie. Ragazzi, non sarà facile. Arianna, allora tu scrivi il monologo ad Alma. Posso scriverla tu invece? Ma scrivi anche il monologo di Guglielmo? Arianna, io ho bisogno di questi monologhi dalla prossima settimana. Ne faccio uno oggi e l'altro domani. Ok. Arianna, questo significa che Arianna sta riscrivendo la sceneggiatura di Alice. Attenzione. Così?
e qui tenevo, ci mettevo un braccio di legno e tabassone di legno. Questo monetamente da qui lo tenevo. E dopo un po' me lo staccavo. Lo staccavo. No, ogni tanto invece che staccarlo, immaginate questa cosa, Mattia. Ogni tanto sta zampa di legno, dopo che la gente ti vede, ogni tanto capito tutti lo sempre. Io c'ho il legno, quindi. Non è successo niente. Ok, non è successo niente. E ricominci. Abbiamo, alzate la mano, portiamo fuori martelli, pinze, fil di ferro, tappi di sughero, Siporex già fuori, va bene? A chi serve lo scalpello al volo? Ok, Liam, ci sono degli attrezzi, poi ne prepara adesso, visto che ci ha messo Roberto pure. Io voglio fare lo scappello. Ok, fuori alla postazione, andiamo a babare le postazioni, tutti attorno al coso. Allora, il Siporex, chi deve lavorare il Siporex? Soltanto nel tavolo dove ci sono le morse. Anche tu hai sbagliato. No, guarda. 8, ho sbagliato. 14. Questo diventa 17, questo diventa 0. 7 meno 9, 7 meno 9. No, 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. No, 10, 9, 8, 7, 11, possibile. 3. Ho fatto io. Te. Fatto bene? Più. Io ti ho detto, tu mi hai detto quello sopra. Qui per sommarlo tu dovresti conoscere le nomenclature con la 900. Esatto. Vedrai che ti si ridurrà tanto troppo. Adesso posso iniziare a Posso cercare di inventarmene uno? Quando sei arrivato al minimo, che secondo te puoi raggiungere, mi chiami. Ok? Fai così. Cioè tu la devi riscrivere da capo e questa inversione che fai la devi applicare all'interno dell'espressione. Capito? Ora, per me un estragnese non è fondamentale che tu lo faccia là. Se lo fai qui ed è giusto va bene, il tuo metodo per me va bene, però considerate che il giorno dell'esame, no? Loro non mi conoscono, quindi non sanno se Sofia ce l'ha chiara questa cosa, no? Quindi per loro sarà importante vederla applicata qui. Quindi dove la dovrei mettere? Lo fai al passaggio uno dopo. meno e Uno faccio meno questo. E poi al passaggio dopo arrivi a questo. Capito? Non lo fai distaccato. Sì, ma comunque questa è la mia più grande paura, Controlliamo. è che all'esame mi ridanno le divisioni. Facile. No, per me Matti, no. in realtà quest'anno col fatto che prima media ti verranno cose molto più difficili. Meno male. No, perché io l'anno scorso
E l'altro esame prima Divisioni sono andate male. ho pianto, non so se ti ricordi. Pianto, l'anno scorso hai pianto. Sofia può confermare. Sì. Io sono venuta quando voi facevate pure voi. Sì, ma Beh, io Sofia non te lo può. Ah no, sì, tu stavi con lui. Io ho pianto. Capito, Allora impegniamoci, così non piacciamo. Stavolta ridiamo. Pensa alle facce delle vostre quando qua la casa sarà. Poi dico, calcoli, sei una bomba. Tu lo calcoli, sei una bomba. Però con le divisioni faccio veramente cagare. Fra, vai un po' di cosa? I Vedi? Poi rigiri così. Questo rimane così, non si muove più. Poi tu scegli quella lunghezza che vuoi, no? Così per esempio. Ti ho fatto un esempio. Altrimenti possiamo continuare a girarlo e potrebbe essere così. Questo, se lavato e disinfettato, non è allergico, non fa nulla. Perché è acciaio, non si ossida, vedi che l'altro che avevamo, questo vedi come è morbido? E poi si ossida, si arrugginisce, capito? Divertiti, provalo un po', ma è molto duro. Una cosa, stai attenta agli occhi con questo, guarda, scatta come una molla. Attenta a te e a chi ti sta vicino, va bene? Amore, vieni con me, azione. Vado a portare... Cavò, se ti servono... Tu devi studiare delle cose in ceramica per colori? Si mangia tutto biologico e ci sono 1000 amici. Ciao, veramente. Ciao, 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 ciao.
ciao. A quello che sta lì dentro, chi ci sta? Sì, perché c'è qualcuno uguale a me e uguale a lui. Ah.